Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Benvenuto. Se sei qui forse capisci l'italiano, ma parlare è difficile per te. Conosci le parole, ma quando vuoi parlare non esce niente. Pensi troppo, parli lentamente, fai errori e non sai perché. Voglio dirti una cosa importante. Avevo lo stesso problema. Quando ho iniziato a studiare l'italiano, avevo una pessima abitudine. Traducevo tutto nella mia testa. Quando qualcuno mi parlava in italiano, il mio cervello andava prima nella mia lingua. Poi cercavo le parole italiane, poi provavo a costruire una frase, ma prima che potessi parlare il momento era già passato. Le persone aspettavano, mi guardavano, mi sentivo bloccato. A volte dicevo qualcosa, a volte non dicevo niente, sorridevo soltanto o annuivo. Dentro di me mi sentivo a disagio. La scuola era difficile, parlare nei negozi era difficile. Anche online, quando vedevo l'italiano, mi sentivo nervoso. Volevo rispondere, volevo parlare, ma non ci riuscivo. Il mio italiano era lento. Il mio italiano era spezzato e non mi sembrava di essere io. Ricordo molto chiaramente un momento. Ero con la mia famiglia. Mio cugino era appena tornato dalla Francia. Parlava italiano molto bene. Mi fece una domanda semplice. Che cosa ti piace fare nel tuo tempo libero? Nella mia lingua conoscevo la risposta. Volevo dire, mi piace leggere libri e guardare film, ma le parole non uscivano. Pensavo a una parola alla volta. Mi piace libro, io guardo film. La mia voce tremava, la mia frase era sbagliata, le persone risero, non volevano ferirmi, ma io mi sentii piccolo. Mi sentii imbarazzato. Quella notte piansi. Mi guardai allo specchio e dissi: perché non riesco a parlare? Conosco le parole, conosco le regole, studio ogni giorno, ma quando parlo mi blocco. È stato allora che ho capito qualcosa di importante. Il problema non era il mio cervello, non era la mia memoria. Il vero problema era tradurre. Pensavo che tradurre mi aiutasse, ma faceva l'opposto. Mi rallentava, mi confondeva, mi faceva dubitare di me stesso, mi faceva avere paura. Il mio cervello era troppo occupato. Traducendo, controllando la grammatica, correggendo gli errori. Non riuscivo a rilassarmi, non pensavo in italiano, stavo solo traducendo e questo era l'errore. Quella notte presi una decisione, una piccola decisione, ma forte. Dissi: smetterò di tradurre. Sapevo che sarebbe stato difficile, sapevo che avrei continuato a fare errori, ma ero pronto. Volevo smettere di usare la mia lingua come ponte. Volevo pensare in italiano, usando l'italiano. Volevo vivere nella lingua. Se ti senti allo stesso modo, se traduci ogni parola e ti senti bloccato, voglio che tu sappia una cosa:
non sei solo. Capisco come ti senti. Conosco la frustrazione e so anche un'altra cosa. Puoi cambiare. Tutto inizia adesso. Capire il problema è il primo passo e il problema non sei tu. Il problema è questa abitudine di tradurre tutto nella tua testa. Capitolo 2. La traduzione blocca il tuo cervello. Nel primo capitolo ho parlato di un grande problema, la traduzione. Probabilmente l'hai fatto molte volte. Senti qualcosa in italiano, vuoi rispondere, ma dentro la tua testa prima pensi nella tua lingua, poi trasformi quelle parole in italiano. Mentre fai questo, il tempo passa, la conversazione va avanti e tu rimani in silenzio. Ma perché succede questo? Perché il tuo cervello smette di funzionare? Lascia che te lo spieghi con un'immagine semplice. Immagina un fiume. Da un lato c'è la tua lingua, dall'altro lato c'è l'italiano. Se vuoi attraversare velocemente, ti serve un ponte dritto. Pensi in italiano e parli in italiano. È veloce, è naturale. Ma quando traduci non c'è un ponte, fai una strada lunga, prima una piccola barca, poi un tunnel buio, poi una strada lunga. Ci vuole tempo, è lento, è stancante. Al tuo cervello non piace questo percorso. Il tuo cervello preferisce strade corte e facili. Quando pensi a un'idea, la parola italiana dovrebbe apparire da sola, dovrebbe arrivare senza sforzo. E sì, questo è qualcosa che puoi imparare. Non è magia, è pratica, è un'abitudine e le abitudini crescono passo dopo passo. Parlare una lingua non significa solo conoscere le parole, non significa solo conoscere le regole grammaticali, significa anche usare la lingua senza fermarsi a pensare. Quando parli la tua lingua madre, non pensi alle regole, non cerchi le parole. Parli e basta. Vivi nella lingua. La respiri. Questo è ciò che devi fare con l'italiano. Ma non preoccuparti. Non sto dicendo che devi dimenticare la tua lingua. La tua lingua è importante, fa parte di chi sei. Quello che sto dicendo è questo. Se vuoi parlare italiano in modo naturale, hai bisogno di un nuovo spazio nel tuo cervello, uno spazio solo per l'italiano, un luogo dove vive l'italiano. Per fare questo devi smettere di tradurre, invece devi collegare le parole italiane a immagini, suoni ed emozioni, non alle parole della tua lingua. Per esempio, quando impari la parola cane, non pensare alla parola nella tua lingua. Immagina un cane, guardalo correre, ascolta il suo abbaiare, sentilo, impara l'idea, non la traduzione. È così che i bambini imparano le lingue. Non usano dizionari, ascoltano, guardano, ripetono. Piano piano la lingua diventa naturale. E sì,
Anche tu puoi imparare in questo modo. Non importa se sei un adulto, non importa se hai imparato l'italiano a scuola con molte regole, non importa se hai paura di sbagliare, puoi cambiare. Puoi costruire un ponte diretto verso l'italiano, ma prima devi smettere di tradurre, devi fidarti del tuo cervello, devi buttarti nella lingua. Capitolo 3. Pensa in italiano, anche con gli errori. Quando ho iniziato a imparare l'italiano, avevo paura di parlare, avevo paura di sbagliare, avevo paura che la gente ridesse di me, ma un giorno ho capito qualcosa di molto importante. Non ho bisogno di essere perfetto per pensare in italiano. All'inizio facevo molti errori. Dicevo cose come io andare alla spiaggia ieri. Dicevo è molto bello. Confondevo i verbi, confondevo i tempi. Usavo le forme sbagliate. Ma anche con tutti questi errori ho fatto una scelta. Ho deciso di pensare in italiano comunque, anche se suonava strano, anche se non era corretto, anche se mi sentivo un po' stupido. Perché? Perché pensare in italiano non è solo un'abilità, è un modo di pensare. È un'abitudine, è una decisione. Non devi aspettare, non devi essere pronto, non devi conoscere tutte le parole, non devi avere un livello alto. Puoi iniziare oggi. Guardati intorno in questo momento. Vedi un tavolo? Di in italiano. È un tavolo, è grande, è marrone. Vedi il tuo telefono? Di, è il mio telefono, è nero, è sul tavolo. Frasi corte, parole semplici, ma in italiano. E succederà qualcosa di incredibile. Il tuo cervello lo accetterà, il tuo cervello si divertirà. Lentamente inizierà a pensare in italiano senza sforzo. Un giorno ti sveglierai e un pensiero apparirà da solo. Ho dormito bene in italiano e quel momento ti sembrerà magico. Ricordo la prima volta che è successo a me. Ero in metropolitana, c'era rumore, stavo pensando alla mia giornata e all'improvviso nella mia testa apparve una frase: devo andare in biblioteca questo pomeriggio. In italiano. Mi fermai, sorrisi. Il mio cervello aveva scelto l'italiano da solo. Quel giorno ho capito di essere sulla strada giusta, non perché fossi perfetto, ma perché stavo vivendo nella lingua. E anche tu puoi provare questa sensazione. Non avere paura degli errori. Gli errori non sono tuoi nemici, sono i tuoi insegnanti. Ti aiutano a crescere. Quindi pensa in italiano, anche se non è perfetto, anche se dimentichi le parole, anche se esiti. Ciò che conta non è la perfezione, ciò che conta è l'intenzione. Nel prossimo capitolo ti mostrerò come ascoltare l'italiano ogni giorno può cambiare il modo in cui funziona il tuo cervello. L'ascolto è uno strumento potente e lo hai già con te. Capitolo 4.
L'ascolto quotidiano cambia il tuo cervello. Vuoi parlare italiano più facilmente? Allora devi ascoltare l'italiano ogni giorno, non solo una volta alla settimana, non solo durante le lezioni, ogni giorno, anche solo 10 minuti. Perché è così importante? Perché il tuo cervello ha bisogno di sentire la lingua. Ha bisogno di diventare familiare con essa. Ha bisogno di sentirsi a suo agio prima di poter parlare. Pensa a un bambino. Un bambino non impara studiando libri di grammatica. Un bambino ascolta, sente voci, suoni e frasi. Piano piano il significato diventa chiaro. Puoi imparare nello stesso modo, anche se sei un adulto, anche se pensi che sia troppo tardi. È normale se non capisci tutto. Non è un problema. Ciò che conta è abituarsi al suono dell'italiano, al suo ritmo, alla sua musica, alla sua melodia. Quando ascolti l'italiano ogni giorno, il tuo cervello lavora in silenzio, non te ne accorgi, ma è occupato. Collega i suoni al significato, ricorda gli schemi, impara in modo naturale. Un giorno sentirai una frase e la capirai senza sforzo. Non saprai come è successo. Non saprai perché. La capirai e basta. Sembra magico, ma è anche scienza reale. Gli studi dimostrano che il cervello impara le lingue meglio attraverso l'ascolto regolare. Anche l'ascolto passivo aiuta. Puoi ascoltare mentre fai altre cose, lavare i piatti, camminare o prendere l'autobus. Un podcast, un audiolibro, una storia semplice in italiano. Poco alla volta il tuo cervello collega i suoni alle idee. Inizi a riconoscere le frasi comuni. Cominci a rispondere più facilmente. Ma una cosa è importante: scegliere il contenuto giusto. Non hai bisogno di programmi di notizie o film difficili. Scegli storie semplici. Scegli podcast per principianti. Scegli conversazioni della vita quotidiana e ricorda questo: ascoltare un po' ogni giorno è meglio che ascoltare per molte ore una sola volta alla settimana. Imparare una lingua è come prendersi cura di una pianta. Una piccola quantità d'acqua ogni giorno la aiuta a crescere. Troppa acqua tutta insieme può farle male. Quindi ascolta l'italiano ogni giorno. Fallo con gioia, senza stress, senza pressione. Fallo per te stesso. Vedrai il cambiamento. Le tue orecchie si apriranno. La tua comprensione crescerà. Le parole arriveranno più velocemente. Nel prossimo capitolo parlerò della paura di parlare, una paura che molti di noi hanno, e di come superarla con dolcezza. Capitolo 5. Non avere paura di parlare. Vuoi parlare italiano, ma hai paura di fare errori, paura che le persone ti giudichino, paura che le parole scompaiano. Ti capisco. Anche io ho sentito questa paura. È normale, è umano. Quasi tutti sentono questo quando
imparano una nuova lingua. Ma questa paura non deve fermarti, deve spingerti avanti. Parlare una lingua significa accettare gli errori, significa accettare che non sarai perfetto, significa dire le cose anche quando non sono corrette. Pensa a quando eri un bambino e imparavi a camminare. Sei caduto molte volte, ma ti sei rialzato e oggi cammini senza pensarci. Parlare funziona allo stesso modo. Cadi, provi di nuovo, migliori. E c'è una cosa importante: le persone non ridono di te. In realtà la maggior parte delle persone ti rispetta. Vedono il tuo impegno, vedono il tuo coraggio, vedono che vuoi comunicare. Ricordo un giorno in un bar, ho parlato con un uomo italiano. Ero nervoso, avevo paura di non trovare le parole giuste, ma lui ha sorriso, ha aspettato, mi ha aiutato. Alla fine ha detto: "Parli molto bene, bravo, continua così." Quella semplice frase ha reso migliore tutta la mia giornata. Quindi non aspettare di essere perfetto. Parla adesso, di ciao, chiedi l'ora, di sono uno studente, di sto imparando l'italiano, di mi piace questa canzone. Inizia con cose piccole, ma inizia. Parlare non riguarda solo parole e grammatica. Riguarda il coraggio, riguarda il contatto con le persone. Ogni parola che dici in italiano è una vittoria. Anche una parola piccola. Anche un semplice grazie. Quindi parla, anche con errori, anche se esiti, perché parlare significa vivere la lingua. E più parli, più migliori, più diventi sicuro di te. Nel prossimo capitolo ti mostrerò come giocare con l'italiano può rendere l'apprendimento più facile e più piacevole. Capitolo 6. Imparare giocando è possibile. Vuoi imparare l'italiano senza pressione? Vuoi migliorare divertendoti? Questo è possibile. Non hai bisogno di libri difficili. Non hai bisogno di lezioni lunghe e stancanti. Puoi imparare sorridendo, giocando e divertendoti. Il divertimento è molto importante. Quando ti piace qualcosa, il tuo cervello impara più velocemente. La scienza mostra che le emozioni felici aiutano la memoria. Allora perché non trasformare l'apprendimento in un gioco? Ti piace la musica? Canta canzoni in italiano. Ti piacciono i film? Guarda cartoni animati in italiano con i sottotitoli. Ti piacciono i videogiochi? Cambia la lingua del gioco in italiano. Imparerai nuove parole senza stress. Puoi anche creare giochi semplici per te stesso. Scegli 5 parole italiane e fai una frase divertente. Scrivi una storia breve usando parole nuove. Cammina per casa e di il nome italiano di ogni oggetto. Puoi fare delle piccole carte con immagini e parole italiane. Mescolale,
abbinale, indovinale. Gioca da solo o con gli amici. La cosa più importante è questa: deve essere divertente. Quando giochi, la paura scompare, lo stress se ne va. Diventi coraggioso e quando sei coraggioso parli. Quando parli migliori. Ho imparato molte parole guardando una serie TV per bambini. Era divertente. Ogni episodio mi faceva venire voglia di guardare ancora. Puoi fare lo stesso. Ci sono anche app che insegnano l'italiano con i giochi. Guadagni punti, rispondi alle domande, costruisci frasi. Non sembra studiare, sembra un'avventura. Quindi non restare bloccato in una sola routine. Non studiare sempre nello stesso modo. Gioca con la lingua, goditela. La lingua risponderà a te. Capitolo 7. Sei pronto? Ora hai tutto ciò di cui hai bisogno. Sai perché tradurre ti rallenta. Sai come ascoltare, come pensare, come parlare e come giocare in italiano. Capisci che imparare non significa essere perfetti, significa avere coraggio, pazienza e godersi i piccoli progressi. Sai anche questo, non sei solo. Molte persone lo hanno fatto prima di te e anche tu puoi farlo. Quindi oggi fai una promessa a te stesso di: continuerò, parlerò, vivrò in italiano. Grazie per aver ascoltato questo audiolibro. Se vuoi, scrivi ora una piccola frase in italiano. Solo una parola o una riga. E inizia a vivere oggi la tua nuova lingua. Buona fortuna a te e soprattutto non fermarti mai.